oppure ben ritrovati sul mio canale. Oggi, come vedete, vengo a voi struccata con dei patch occhi, ma in compenso con una cofana che... Principessa Sissi, scansate, così, un po' un contrasto. Stamattina mi sono svegliata con la voglia di cofana e poi ho trovato questo grazioso gingillo che mi fa un po' tiara, così. Perché sono senza trucco e con dei patch occhi, vi domanderete voi? La risposta è molto semplice. Beh, i patch occhi ça va sans dire, perché mi sveglio sempre che sembra un pesce palla, invece senza trucco perché oggi, amici cari, amici da casa, ho pensato di mettermi alla prova con una challenge nella quale proverò a realizzare un trucco completo usando solo ed esclusivamente prodotti di marchi italiani. E voi direte, beh, non vedo la difficoltà, ed è qui che vi sbagliate tantissimo. Le difficoltà sono due, una sempre legata al mondo trucco per quel che mi riguarda, ovvero che non essendo una make-up artist in alcun modo, ogni volta in cui mi trucco c'è sempre un po' la variabile, a volte tutto bene, il risultato finale, altre volte una ciofeca, quindi già viaggiamo con un primo handicap. La seconda difficoltà è che, pur possedendo un discreto parterre di prodotti di marchi italiani, me ne mancano 2 o 3 che oserei definire essenziali per realizzare un trucco completo, per sopperire ai quali dovrò fare ricorso alla mia creatività. Quindi anche lì potrebbe andare bene, ma potrebbe anche andare malissimo. Ci apprestiamo quindi a scoprire insieme come si svilupperà il video di oggi. Tra l'altro l'idea mi è venuta un po' perché negli ultimi mesi ho sviluppato una passione per i prodotti italiani. Per anni ho comprato solo brand che magari in Italia erano difficili da trovare, robe che vedevo su YouTube che mi così sconfinferavano. Invece recentemente ho detto, ma perché? Ma perché invece non posso investire su aziende italiane, così faccio girare anche un po' l'economia qui da noi, no? E come dicevo, ho messo insieme una discreta collezione di prodotti. Mi sono piaciuti praticamente tutti moltissimo e da lì l'idea per il video. Peccato me ne manchino 2 o 3, ma vedremo come sopperire. Andiamo a cominciare. Come al solito ste intro lunghissime, lunghissime, c'è proprio la sintesi. Comincerei con il togliere i patch occhi, che a questo punto avranno fatto tutto quel poco che gli era concesso di fare in situazioni come la mia, e procediamo con il primo step. Non posseggo primer di brand italiani, ve lo dico subito, posseggo però un fondotinta che tra l'altro è uno dei miei preferiti, il Beauty Touch della Pupa, un fondotinta in stick che si stende facilmente ma soprattutto si uniforma in un secondo. Io di solito lo uso per il trucco 3D, ma si può usare anche così in semplicità. Non esagero con le quantità, perché dopo una certa età meno prodotto metti meglio è. Quindi vedete, ne metto un po' qui e là. Qua sicuramente dovrò sempre degli arrossamenti. Avete visto anche una serie, non so se si nota da là, ma di simpatici amici brufoli qua sul mento. E poi prendo un pennello morbido e lo vado ad uniformare. Quindi meno prodotto e soprattutto applicazione super veloce. A questo punto io normalmente procederei con del contouring, ed è qui che mi casca l'asino, perché è uno dei prodotti che mi mancano. Mi è venuto in mente però che posseggo questa matita occhi. Attenzione, che è possibile che partiamo già con un disastro. Questa matita occhi della Nabla, la Cupid's Arrow, che è in realtà una matita ombretto in crema. Si apre da qualche parte? Sì, di qua. Proverò, a mio rischio e pericolo, a stenderla nelle zone in cui normalmente metterei il bronzer. Sono spaventatissima da questa roba. Voglio davvero farlo. Se guardo in basso è perché mi sto guardando negli occhi, nello specchio che ho qui sotto. Proviamo. Vi ho portato un po' più vicino in modo che possiate assistere a questo momento topico dalla prima fila. Qui è dove normalmente partirei a mettere il bronzer. Vediamo adesso
cosa succede se faccio così? Praticamente nulla. Troppo poco? Maybe? Troppo chiaro? Può darsi? Vabbè, dai. Bene, ma non benissimo, che è un po' il motto della mia vita. Ne mettiamo un po' anche qua. Ok. Non fa una differenza sostanziale, siamo onesti, però meglio che niente. Quindi continuo dritta sulla mia strada, andando a fare un po' di contouring anche dall'altro lato. Poi vado più spedita, ormai sicura di me, proprio con una sicumera che mollami. Ne metto sempre, non di matita occhi, però di contouring sotto il labbro, perché fa un po' l'effetto labbra più voluminose, e qui attorno al naso e giù a sfumare, aiuta. Sì, ok. E va bene, c'ho ancora delle righe qua e là che mi sfuggono un pochino qua. E diciamo che il contouring l'abbiamo portato a casa. Risultato? Come dicevo, bene ma non benissimo. Qua mi è rimasta una riga e anche qua. Prossimo step, dunque, fammi pensare. Blush, ma sì, facciamo il blush. Il blush che utilizzerò oggi è questo della Espresso, un altro brand italiano ovviamente, il Glassy, un prodotto molto interessante del quale vi ho già parlato un trilione di volte, possibly maybe, perché si presenta sotto forma di gel trasparente, ma quando lo metti su, e mo lo vedremo insieme, diventa di un rosino super vibrante e luminosissimo, e tra l'altro interagisce col pH della pelle, quindi a seconda di chi lo usa il colore viene fuori diverso. Io di solito per applicarlo uso un pennello tipo questo, ne prendo un ciucinin perché a little bit goes a long way, ce ne basta poco, e track. Vedete? Si vede? Ho le luci troppo forti. Fatemi abbassare un po' le luci perché ho l'impressione che non renda come dovrebbe. Just a second. Meglio? Speriamo. Come dicevo, a little bit goes a long way, ne basta proprio poco. Io lo metto sempre un po' a salire perché così fa un effetto più snatched. E non so se notate, è abbastanza forte. Io qui allo specchio mi vedo come sono in real life, quindi vado un po' a smorzare usando lo stesso pennello morbido che ho utilizzato per uniformare il fondotinta. A me piace mettere poi il blush anche un po', prendo un altro pochino, a cavallo del naso, qui sul dorso del naso, in questo modo, per un effetto baciata dal sole, come quando in estate fate la giornata in spiaggia e poi la sera tornate a casa e siete tutte belle rosee, Ok, vedete com'è luminoso? Sto prodotto secondo me è una bomba, luminosissimo, luminosissimo. E abbiamo portato a casa anche il blush. Illuminante, direi. Io di solito a questo punto metto l'illuminante. Il problema di nuovo che si pone è che non ho illuminanti di brand italiani. Che fare? Avevo pensato allo step del contouring, qua non ho ancora... Un attimo, ci ragiono, un attimo. A few moments later. Analizzando le mie opzioni, credo che l'unica possibilità che io abbia per sostituire l'illuminante è quella di usare un ombretto dorato tipo questo dalla palette di We Makeup. Questa è una palette personalizzata che ho realizzato io scegliendo
ombretto per ombretto. Ho messo insieme questa combinazione che mi garba tantissimo ed è una possibilità che trovo molto molto interessante, perché finalmente ci viene data la possibilità, lo fanno anche altri brand, però da un brand italiano, di creare la nostra palette scegliendo gli ombretti a seconda del nostro gusto personale. Io appunto ne ho realizzata una che è un po' a tonalità fredde, un po' a tonalità calde. In mezzo a tutte queste c'è anche un doratino. Volendo ho anche un'altra palette, questa di Espresso, dove c'è un argento glitter. Sono un po' indecisa, ma proviamo prima con il dorato. Lo applico a mio rischio e pericolo, come di consueto, con un pennellino super morbido, un po' fluffy. Vado, I don't know, non sono sicura che sia stata una buona idea, però ormai siamo a cavallo e cavalchiamo. Io di solito metto l'illuminante, vabbè, ovviamente sugli zigomi, sulla punta del naso, sul dorso del naso. Non sta facendo tantissimo, cioè sono abituata a illuminanti un po' più luminosi. Comunque poi lo metto sempre anche qui sotto l'arcata sopraccigliare. L'avevo detto, no, all'inizio, che c'erano delle variabili importanti? È questa, a quanto pare. Ne metto un po' sempre anche qua sulle labbra e un filo sul mento di solito. Non so, non so, vogliamo provare ad aggiungere un po' dell'argento a vedere se gli dà una botta di luce in più? In questo modo mi viene fuori anche un po' un illuminante duochrome oro-argento. No, ma molto bene. Una bomba proprio. Ok, metterei un filo, ma proprio un filo, una goccia, un non nulla di correttore qui e qui, perché comunque la situazione occhiaie, vediamo se possiamo migliorarla. Come correttore ho il ABC della Espresso, un correttore molto leggero, liquido e che non finisce troppo nelle rughette, però bisogna andarci leggerissimi. Con cosa lo stendo sto correttore? Credo che lo stenderò con un pennellino piccolino, piatto, come questo, pochissimo, pochissimo. Vediamo se aiuta. Ne metto un po' anche come primer sulla palpebra. Sto prendendo lo stesso pennello che ho usato per il fondotinta, cerco di dare una sistemata al tutto. Ha aiutato o ha peggiorato? Quel che è, ormai non si può tornare indietro, che è un po' il fil rouge di questo video. Proviamo a fare cose e tanto una volta provato indietro non si può tornare. A questo punto ho fatto la base, perché appunto fondotinta, blush, illuminante, che si vede praticamente niente, e correttore, direi di procedere con le sopracciglia. Queste incertezze, perché ogni volta mi viene in mente dove c'è carenza di prodotti, infatti non ho matite per delineare e definire le sopracciglia. L'unica cosa che posso fare è usare uno di questi due ombretti, adesso vedremo quale, magari parto col più chiaro e poi se non basta uso il più scuro, e un pennellino angolato per provare. Aiuto a definire le sopracciglia.
Proverei, come dicevo, con la tonalità più chiara delle due, un marrone leggermente più chiaro. Troppo chiaro, troppo rosso? Sì, non si vede assolutamente nulla, quindi mi sposto direttamente al marrone più scuro. Già meglio. Normalmente le sopracciglia le definisco con una matita o con un gel. Posso dire, questo è anche un filo troppo rosso come sottotono, ma questo oggi una pazza. Finirò con un trucco delirantissimo. D'altronde, se fosse stata una roba facile con tutti i prodotti disponibili, dove stava il divertimento? Il mago G. Non so se, scusate, non so se rende in video, ma dal vivo vi giuro, rosso fuoco. Scusate, vabbè, posso fare qualcosa per rimediare? Non saprei proprio cosa. Bella è sta palettina dai toni caldi di espresso, magari non, per delineare le sopracciglia. Vogliamo passare al trucco occhi? Ma io direi di passare al trucco occhi. Passiamo al trucco occhi. Comunque segnalo che su TikTok mi vanno tantissimo le sopracciglia di colori pazzi, quindi no, per dire. Tra l'altro, come di consueto, una sopracciglia con una forma, l'altra completamente diversa, ma questa è un po' la storia della mia vita. Mai riuscita a disegnare le sopracciglia in modo che non dico siano gemelle, ma almeno parenti alla lontana. Dicevamo trucco occhi. Ultimamente sono in fissa con il trucco occhi un po' duochrome, ma su base comunque fredda, con dei verdi e dei gialli. Quindi oggi procederei usando la mia palettina personalizzata di We Makeup a cominciare con questo giallo super intenso che vado a stendere a partire dall'area più interna della palpebra, ma poi lo stendo anche un po' come base, all over the lid, su tutta la palpebra mobile. E questo mi fa un po' da base. Poi vado ad utilizzare questo verde un po' più scuro, che vedrete adesso in azione, e lo metto qui nella parte più esterna della palpebra, ma portandolo anche leggermente nella piega, in questo modo. Se avete come me la palpebra leggermente cadente, che si ripiega, conviene portare l'ombretto anche un po' più in alto, in modo che poi sia visibile, perché se lo lasciate soltanto qui e nella piega, come la palpebra si abbassa quando abbiamo l'occhio aperto, non si vede più una cippa, quindi lo portiamo un pochino più in alto. Se poi c'è un filo di ricaduta, io di solito prendo il pennello, sempre lui, super versatile, col quale ho uniformato il fondotinta e vado a correggere. A questo punto userei come tonalità intermedia un verde acqua, sempre da questa palettina di mi è partita un po' la mano, di We Makeup, e lo stendo qui al centro a fare un po' da congiunzione tra i due ombretti. Poi, usando un pennello più grosso e morbidoso, sfumo il tutto. Se facendo così si è un po' perso il giallo iniziale e lo volete un filo più evidente, lo applicate di nuovo in un occhio. Aia.
Per dargli un po' l'effetto Euphoria, un po' l'effetto duochrome, un po' l'effetto sglitterino, userò sempre da questa palette di We Makeup, che è la mia preferita anche perché ho scelto tutte le tonalità io stessa, questo blu petrolio però metallico che stendo con un pennello piatto qua sulla parte finale, quella più esterna, per appunto aggiungere un tocco di luce, e come di consueto poi però lo vado a sfumare con il mio pennello più grande. Per illuminare invece la parte più interna della palpebra con un pennello pulito, lo tengo un pennello pulito, sì, esto, prendo il dorato, sempre dalla stessa palettina, e vado a stenderlo qui, proprio nella parte più interna, più vicina al naso, e sul giallo. Dell'eyeliner che mi darà la botta finale, o in peggio o in meglio, vedremo. Il prodotto che sto usando in questo periodo e che mi sta piacendo un botto è il Serial Liner della Nabla. Mi piace moltissimo perché, come vedrete, ha una punta tipo pennello, molto scrivente, ma che permette anche di essere molto precisi se uno ha la mano buona. Sarà una giornata con mano buona o con mano ad minchiam? Scopriamolo insieme. Tra l'altro segnalo che, se mi seguite su Instagram già lo saprete perché l'ho fatto vedere più volte, ultimamente sto applicando l'eyeliner usando una tecnica pensata per chi ha la palpebra che si ripiega. Se avete questa situazione occhi, saprete che stendere l'eyeliner è complicatissimo, perché se lo stendete tirando l'occhio, quando mollate la palpebra ricade e vi fa l'effetto onda del mare, in fondo al mare. In fondo al mare. Esiste un modo per applicarlo ad occhio aperto, mo ci proviamo. Vi avvicino ancora un po', disclaimer, potrebbe andare malissimo, speriamo di no, però vi avvicino così vedete meglio, e magari a sto giro con questo setup riesco anche a farvi vedere meglio, che su Instagram c'ho sempre difficoltà. Proviamo. Tra l'altro, avvicinandovi ulteriormente con lo zoom potete anche fruire più agevolmente e godere della bellezza di queste sopracciglia Mago G rosso fuoco. Ma parliamo dell'eyeliner. Scuotetelo sempre l'eyeliner, anche meno di quanto stavo facendo io, perché a volte magari c'è un po' di prodotto che si raggruma all'interno e così lo rendete più fluido. La punta, come dicevo, è fatta così, super sottile, ma con i peletti tipo pennello, quindi non punta in feltro. Ora, io di solito procedo così: per la prima parte tendo l'occhio perché mi aiuta a essere più precisa. Ora, sta operazione va fatta in silenzio perché se parlo mi muove la mano. Quando arrivate qui, cioè dove si congiunge la palpebra superiore con la parte inferiore dell'occhio, vi fermate. Qui sto andando a riempire proprio al contatto con le ciglia usando l'eyeliner piatto. Arrivati qui, come dicevo, con l'occhio aperto e quindi la palpebra ripiegata, disegnate la linea a salire.
Vedete com'è preciso, com'è sottile? Si vede? E poi create il flick, grande spesso quanto vi garba a voi. Sempre con l'occhio aperto, vedete che poi con l'occhio aperto in posizione di normale, non con l'occhio spalancato, perché quando andate poi a riaprire vedete che si crea una specie di aletta de pipistrello, batwing. Però ritorniamo in posizione normale e andiamo a riempire, tirando intanto una linea qui. Ho creato la mia aletta di Batman, la vedete? Eccola lì, eccola lì. Adesso vado un po' a congiungere la parte inferiore in modo che lo stacco non sia troppo evidente. Così. Il gioco è fatto. E questo è il meglio che sono riuscita a fare. Mi auguro però di avervi trasmesso almeno la tecnica, cioè disegni la riga con l'occhio aperto rilassato in modo che vai anche a cavallo della piega dell'occhio, poi con l'occhio chiuso si crea la aletta di Batman, però almeno a occhio aperto non hai tutto l'eyeliner con le onde del mare qua, cioè riesce a stare abbastanza dritto e un po' così gatto. Mi piacerebbe riuscire a fare anche la parte qua dell'interno dell'occhio, ma è impossibile per me perché l'occhio mi lacrima istantaneamente e divento un panda. Però volendo si può continuare, per capirci, qui e fare anche un po' quella... Bene, cosa facciamo? Labbra. Che cosa ho a disposizione come prodotti labbra? Un po' di cosette diverse. Le matite labbra della We Makeup, che ho sia nella colorazione umile che nella colorazione borghese. Questa è più nude, questa è più rossa. E poi, sempre dalla linea di We Makeup in collaborazione con Camioc, ho anche il rossetto liquido Ever in colorazione umile e il rossetto più classico If nella colorazione borghese. Con questo trucco occhi già un po' sbam, andrei più su un nude, su un colore più neutro, e quindi userò la matita labbra umile che vi segnalo va da Dio anche usata come rossetto, cioè da sola senza aggiungere nulla, perché è morbidissima. Dunque zitti un secondo e stendiamo sta matita, zitti, perché sennò... Di norma io lascerei anche così, al limite aggiungendo un balsamo labbra per dare un po' più di lucentezza, però non ho un balsamo labbra di un brand italiano, quindi metterò su magari il rossetto liquido Ever nella stessa colorazione, che però ha un finish opaco, quindi il mio effetto lucido va un po' a farsi benedire, ma sicuramente renderà più intenso il colore della matita. Labbra le abbiamo portate a casa, manca soltanto una cosa, in realtà ne mancherebbero due, ma andiamo per gradi. Mascara. Che mascara userai oggi, Giuliana, di un brand italiano, Il mascara della Espresso, che mi sta piacendo molto, è tra i miei preferiti del momento.
Non credo abbia un nome se non mascara. Hai un nome? No, mascara. Andiamo a stenderlo, intanto vi faccio vedere anche l'applicatore, che è in fibre, leggermente così più stretto, poi più ciccettoso, in modo che va a dividere e a allungare le ciglia. Andiamo a metterlo su. Vedete? Si vede? Vi avvicino, vi ho allontanati per il momento labbra, vi avvicino così vedete la differenza. Con, senza, si vede? Perché dal vivo si vede e in modo anche chiaro e limpido. Ora lo mettiamo anche sull'altro occhio e posso passare al finale di questo gioioso video, nel quale ho realizzato un trucco usando solo ed esclusivamente brand italiani, prodotti di brand italiani, in accoppiata con la mia scarsa capacità. E cercando soluzioni però creative per i prodotti che mi mancavano. Passiamo alle considerazioni finali? Io direi di sì. Dai. Vi ho portati un po' più indietro per condividere con voi le mie considerazioni finali. Questo è il trucco che ho realizzato usando solo prodotti di brand italiani e devo dire che la qualità di questi prodotti è quasi sempre molto alta. Il trucco in generale devo dire non male, anche considerate le mie capacità così un po' zoppicanti. Butto lì, ecco, magari non usate un ombretto con tonalità rosse per definire le sopracciglia. Si possono usare gli ombretti marroni o, insomma, a seconda del vostro colore delle sopracciglia, ombretti in tinta per le sopracciglia, ma ecco, diciamo, lì è colpa mia perché non possedevo un prodotto adatto, adeguato. Che dire, allora in generale molto bene, questi brand italiani sono venuti fuori con dei prodotti di altissima qualità. Nota di merito per quel che mi riguarda va senza ombra di dubbio alla palettina di ombretti della We Makeup, la palettina personalizzabile. Segnalo che è disponibile sia nella versione a 3 ombretti che in questa a 9 ombretti. Deve essercene una da 12 e una ancora più grande e potete scegliere tra una vastissima quantità di ombretti opachi, glitter, metallici, tonalità calde, tonalità fredde, tonalità neutre, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti e la bellezza di poter customizzare la palette sulle proprie necessità è impagabile. Anche altri brand so che danno questa possibilità, ma se possiamo supportare un'azienda italiana, perché non farlo? Quindi nota di merito alla palettina di We Makeup. A livello di qualità del prodotto, l'avete visto in azione, li avete visti in azione questi ombretti, c'è una leggerissima ricaduta, ma niente di eccessivamente fastidioso, niente che non si possa risolvere con un colpo di pennello. Altra nota di merito, ma senza ombra di dubbi, a mani basse, va al serial liner della Nabla, l'eyeliner, perché molto intenso, molto preciso e permette anche di realizzare, insomma, un eyeliner bello on flick, senza avere queste capacità pazzesche. Altri prodotti che vanno assolutamente segnalati: il Glassy della Espresso, il blush, perché ha questo finish luminosissimo e poi la sfiziosità di cambiare colore e tonalità in base al pH della pelle, che lo rende quindi subito un po' più personale. Questo segnalatissimo. Segnalatissimo anche il mascara della Espresso, che è uno dei miei preferiti, che divide, allunga ed è super intenso, e concluderei praticamente con quasi tutto quello che ho usato. Vabbè, però così vi do delle perle finali con le matite labbra della We Makeup, che sono morbidissime, pigmentatissime. Le potete usare anche al posto del rossetto
perché durano a lungo e sotto la mascherina non si spostano più di tanto. E questo conclude le mie considerazioni finali su questi prodotti di brand italiani. Vi invito, come di consueto, se avete interesse a saperne di più sui prodotti che ho menzionato, a fare un salto sul mio blog. Trovate il link nella info box qui sotto, cliccando sulla i qui sopra la mia capoccetta, perché lì troverete la lista completa di tutti i prodotti che ho utilizzato con eventuali link diretti, così potete andare a vedere tipo i prezzi, le componenti, le diverse tonalità, la rava e la fa, tutto quello che vi garba sapere in più, e eventualmente potete anche acquistare quello che dovesse avervi incuriosito, così. Facciamo un disclaimer veloce perché così mi sento più a posto. Chiaramente nessuno di questi brand mi ha pagato per essere inclusi in questo video, tutti i prodotti li ho acquistati con i miei soldi, le opinioni che ho condiviso sono le mie. Direi che per oggi non c'è altro, vi lascio a così il momento trucco in slow motion che mi fa sempre tanto Beauty Guru così che possiate vedere il risultato finale in tutta la sua bellezza, in tutto il suo fulgido splendore. Nel frattempo però vi mando un bacio a stampo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!